Un profumatissimo arrosto agli agrumi da ribaltarvi le papille gustative. Sarà perfetto come secondo piatto per le festività o per quando pare a voi, per fare poca fatica e un super figurone. Adesso lo prepariamo insieme. Ah, ma prima ovviamente sigla. Arancia, limone, potete usare anche la scorza del mandarino senza problemi. Peliamo con un pelapatate. A me piace che si senta il sapore degli agrumi e quindi metto un limone e un'arancia. Andiamo ad affettare grossolanamente le scorze. In cottura diventeranno molto morbide e quindi poi anche gradevolissime da mangiare insieme al nostro arrosto. Chiaramente le scorze rispetto al succo e basta regalano un profumo e un aroma eccezionale. Se non avete gli scalogni, oppure magari non vi piacciono, potete naturalmente sostituire con una classica cipolla dorata. Per facilitarvi la vita, fatevi legare il pezzo di carne dal macellaio. In alternativa, se non volete, non potete, non lo andate a prendere dal macellaio, è già pronto, prendete dei pezzi di spago da cucina e semplicemente legate con un doppio nodo a distanza di un paio di dita, grosso modo, lungo tutto il pezzo di carne, così fate più semplice, non avete anelli, cose strane che poi vi impapagnate a farlo magari. Burro, che vedete sfrigola, fiamma alta, e mettiamo il nostro pezzo di carne. È importantissimo inizialmente non muovere la carne perché si deve fermare la crosticina, e utilizziamo degli arnesi che non siano appuntiti perché sennò con le punte andiamo a bucare la carne e poi facciamo uscire i succhi. Quando si è fatta questa crosticina giriamo e andiamo anche dall'altro lato. Il motivo per il quale io non ho messo ancora degli aromi intorno è perché sennò tendono a bruciare dei bordi. E mi raccomando anche di far rosolare agli apici. Quando avremo una bella crosticina da tutti i lati, togliamo un attimo la carne dal fuoco, abbassiamo la temperatura, uniamo i nostri scalogni e tutti i nostri aromi. Diamo una bella mescolata per insaporire, rimettiamo la carne nel suo posto, alziamo di nuovo fiamma alta e andiamo a sfumare tutto intorno col vino. Il vino è sfumato completamente, quando andando a mescolare non sentiremo profumo di alcol. Nel frattempo che il vino sfuma noi giriamo un pochino così da insaporire. Quando l'alcol sarà evaporato aggiungiamo un pochino di brodo di carne. Io, sapete, uso quello fatto con il mio dado. Abbassiamo la fiamma, facciamo riprendere leggermente il bollore. A questo punto potete scegliere di lasciarlo cuocere sul fornello oppure metterlo in forno a vostra scelta. Di vitale importanza di tanto in tanto togliere il coperchio e fare questa cosa: prendere del brodino, del sughetto, e cospargere per bene la carne. In questo modo sopra rimarrà bene idratata e all'interno umida e perfetta. Questo lo fate anche se avete trasferito il vostro arrosto in forno. Verso fine cottura, se piace, anche una bella sgranata di pepe. Per quanto
quanto riguarda il sale, aspettiamo di aver già creato la nostra salsina, perché ricordiamo che il brodo è salato. Finito il tempo di cottura del nostro arrosto, lo prendiamo e lo mettiamo su carta stagnola foderata di carta forno. Bene. E lasciamo riposare per 3 minuti. Nel frattempo eliminiamo i pezzettoni di aglio, i rametti di rosmarino, trasferiamo tutto il sughetto con tutti i pezzi di scalogno e di agrumi dentro un mini frullatore. Trasferiamo la nostra salsina frullata in un pentolino, poi a parte mettiamo della fecola con un poco di acqua per farla sciogliere, l'acqua che deve essere a temperatura ambiente, mi raccomando non calda perché sennò facciamo i grumi. Sciogliamo per bene, versiamo nella nostra salsina, mescoliamo continuamente su fiamma medio-bassa fino a far addensare un poco la nostra salsina, assaggiamo ed eventualmente regoliamo un pochino di sale. Trascorso un paio di minuti possiamo aprire il nostro fagottino, poi andiamo a eliminare il nostro spago. Fettine spesse non più di 2 mm, mi raccomando. Coltello a pesante, così siete tranquilli di tagliare bene. Completiamo con un filo di salsa, se può piacere un po' di listarelle sottilissime di scorza di agrumi, di arancia in questo caso. Un felicissimo Natale a tutti ragazzi, buon appetito e godetevi la famiglia e gli amici a tavola.